Ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Avete presente quel piccolo segreto che può svoltarvi le partite e farvi giocare anche delle volte meglio sorprendendo soprattutto l'avversario? Oggi in questo video andiamo subito a vederlo e soprattutto, ragazzi, vi consiglio di guardarlo attentamente perché veramente è una cosa che vi può far svoltare. Andiamo subito a vedere che cosa stiamo parlando. Io inizierei, ragazzi, dalla squadra. La squadra è quella che abbiamo già visto anche in qualche video passato, un modulo abbastanza completo, un modulo diciamo molto utilizzato da tanti player, perché alla fine parliamo di un 4-2-4 o comunque di un 4-2-1-3, un modulo quindi che ci permette di avere tanta densità sia in mezzo al campo, ma comunque anche la possibilità di allargare le fasce. Ma il segreto del quale voglio parlarvi oggi qual è fondamentalmente? Non quello di analizzare questo modulo, ma quello di capire come questo modulo può essere alternato con un altro modulo durante le nostre partite. Perché, ragazzi, uno dei segreti che ho scoperto e che ho imparato sulla mia pelle, ahimè purtroppo non ho avuto diciamo grandi insegnanti che mi hanno spiegato prima queste cose, è proprio quello, ragazzi, di utilizzare a partita in corso una tattica secondaria. Voi, come potete notare, ho il contropiede veloce, ho una bella squadra, quindi con tutti i giocatori, comunque molte leggende che ho avuto nel tempo la fortuna di trovare con i giri gratis o al massimo con 1 o 2 giri con le monete comunque ricavate dal gioco, quindi sono stato parecchio fortunato a riguardo. Però, ragazzi, fondamentalmente il discorso qual è? Prima di tutto quello di metterli in campo nel modo giusto e soprattutto poi saper sorprendere l'avversario come? Facendo un cambiamento improvviso. E qui entra in gioco appunto la tattica secondaria. La tattica secondaria, ragazzi, secondo me è una di quelle cose un po' snobbata da tanti player, perché comunque non viene utilizzata, non viene presa sul serio, oppure viene utilizzata male. Questo, ragazzi, è un dato di fatto. La tattica secondaria secondo me è molto utile. Io delle volte, infatti, secondo che modulo creo, la utilizzo. Devo essere sincero, io non la utilizzo con qualunque modulo, però, ragazzi, con alcuni moduli io ce l'ho una tattica secondaria, perché soprattutto se un modulo, supponiamo, molto offensivo, quindi come con difesa 3 magari e 4 attaccanti, o comunque un solo centrocampista, quindi ho bisogno poi di difendermi in certi momenti della partita, ragazzi, la tattica secondaria entra in gioco, perché lì basta che tu muovi una levetta, nel mio caso, che poi dopo vi spiegherò appunto come, che si attiva questa tattica. Questa tattica appunto permetterà magari in quel caso di difendermi di più, oppure potrebbe essere anche una tattica fatta diciamo all'inverso, magari ho un modulo molto equilibrato e quindi voglio spingere di più in attacco, voglio andare a offendere quindi di più la metà campo avversaria, oppure invece magari semplicemente voglio cambiare modulo, quindi mantenere una squadra equilibrata e bilanciata in tutte le zone del campo, ma comunque avere magari, che ne so, gioco come nel mio caso abbastanza centrale, vado di tattica secondaria, magari metto 2 esterni larghi, una punta magari forte di testa per poter sfruttare i cross. E quindi qui entra in gioco a sua volta l'allenatore. Perché? Perché in tutto ciò, ragazzi, noi dobbiamo scegliere un allenatore che abbia come stili di gioco 2 stili di gioco predominanti. Quindi nel mio caso c'è il contropiede e il vie laterali. C'è anche l'affinità di allenamento, vabbè, ma quello ci interessa poco. C'ha il booster appunto più 1 sul tiro, e in sostanza, ragazzi, è importante perché mi dà la possibilità, a differenza se di un allenatore che magari ha uno solo stile di gioco attivo e predominante, mi dà la possibilità ovviamente di poter alternare. Cioè, ritorniamo alla formazione. Se io volessi andare qua e quindi mettere un vie laterali, vado su stili di gioco squadra, metto vie laterali, la mia squadra non perde overall, ma semplicemente cambia il modo di giocare. Cioè, anziché magari cercare subito il contropiede, e in questo caso come nel mio modulo per vie centrali, andrà magari a giocare più sulle fasce, quindi andrà a muoversi sfruttando le fasce, magari un traversone. Quindi importantissimo, ragazzi, nella scelta dell'allenatore. Allenatori che hanno doppio stile ormai ce ne sono diversi, ce ne sono tanti. Prima, quando io ho presi Stojkovic, era un po' la novità.
diciamo, del gioco, del gameplay, però attualmente devo essere sincero, ce ne sono tanti. Diciamo che sta semplicemente a noi scegliere quello che ha degli stili di gioco, diciamo, un pochino più predominanti per noi, cioè magari ci troviamo meglio, ci piacciono di più. Ad esempio, che ne so, ci piace il contrattacco e il contropiede, per dire, scelgo un allenatore quindi che ha quei due. Non mi scelgo uno che abbia, che non sia possesso palle e passaggio lungo, cioè non me ne faccio nulla, ovviamente. Quindi, detto ciò, apro e chiudo una piccola parentesi. Quando andate a fare modifica posizione, perché adesso a me qui mi dà diciamo, un modulo base, ok, un 4-3-3 molto base. Se io volessi trasformarlo e quindi, che ne so, renderlo un 4, ma anche semplicemente così, ok, con un trequartista, ok ragazzi, dobbiamo tenere in considerazione che i giocatori dobbiamo muoverli noi, non ci fa, come potete notare, mettere qui una voce nel quale ci dice cambia modulo. No, dobbiamo metterlo noi, quindi dobbiamo spostare noi manualmente i giocatori. Perciò stiamo attenti ovviamente a non attivarla così senza averla impostata prima, perché altrimenti rischia che magari ci troviamo Digno che fa il mediano, Vieira che fa la punta, Beckenbauer che fa il portiere e via dicendo. Quindi ovviamente ragazzi, prima di scendere in campo, questo è un consiglio che do a tutti ovviamente, controlliamo bene prima tutte le varie impostazioni, stili di gioco, istruzioni individuali qualora ce ne fossero. Perché? Perché poi ragazzi si va in campo e in campo poi, se la squadra non è ben impostata, si perde. Non si perde solo per questo, ovviamente ci sono tante altre cose, oltre alla tattica secondaria. La cosa che premo io sempre ragazzi, e mi raccomando, imparate a capire gli stili di gioco individuali, gli stili di gioco squadra. Tra l'altro nella tattica secondaria le istruzioni individuali si possono dare anche diverse rispetto a quelle della primaria, quindi una cosa molto molto interessante. Però ragazzi, bisogna provare, bisogna allenarsi, giocare con magari qualche amico che è più o meno al vostro livello, se non anche più forte meglio. Quindi però bisogna, ragazzi, sono cose da studiare, da provare. Io il consiglio, diciamo, in linea generale, parlando di appunto un pochino in linea generale, è che bisogna fare una tattica secondaria, secondo me, sfruttando una di queste tre meccaniche che vi ho già detto: o equilibrata come il modulo principale, o più offensiva o più difensiva. Questa secondo me è la linea. Io di solito quando faccio una tattica secondaria la faccio, se sto usando un modulo ad esempio con difesa 3, la faccio con una difesa 5, cioè proprio passo da un estremo all'altro, in modo tale che così mi chiudo, magari sto vincendo, ho fatto gol, però quello adesso mi sta attaccando e allora quindi mi chiudo bene. O altrimenti mi è capitato di fare delle tattiche secondarie, ad esempio con modulo difesa 4, dove spingo notevolmente, quindi dove passo un po' improvvisamente a una difesa 3 con esterni larghi, con magari due attaccanti, un trequartista o seconda punta dietro, quindi vado, diciamo, magari un modulo più da usare all'arrembaggio. Ecco, anche questo dobbiamo scegliere in che momenti usarlo della partita. Cioè, se facciamo un modulo equilibrato è bello perché possiamo alternarlo, possiamo cambiare durante la partita in corso, l'avversario non se l'aspetta ovviamente, e quindi sorprenderlo in questa maniera. O altrimenti fare un modulo da usare magari solo in certi momenti della partita, quindi magari alla fine, quando sto vincendo, che quindi mi devo chiudere, oppure sto perdendo e devo quindi attaccare. Allora in quel caso faccio un modulo apposito proprio per andare o in chiusura totale oppure all'arrembaggio. Quindi ci possono stare entrambe le soluzioni. Sto tralasciando ragazzi tutto il discorso chiaramente mani che può avere ognuno di noi, script, lag, eccetera eccetera, perché sennò diventerebbe un video troppo lungo e insomma un pochino snervante anche da guardare. Però ragazzi, comunque sono cose queste, soprattutto ripeto, gli stili di gioco sia individuali che di squadra, cose che comunque dobbiamo conoscere, perché fondamentalmente poi all'interno del gioco ci sono comunque delle dinamiche che sono tra virgolette buggate. Qualcuno di voi ad esempio da poco anche mi ha chiesto: ma se io metto Vieira in porta e Mbappé in difesa, succede quindi che mi si abbassa la forza complessiva squadra, che è quella che trovate in alto a destra, e di conseguenza il matchmaking mi abbinerà avversari più scarsi di me. Allora, diciamo che io l'ho testato anche su me stesso questo episodio, perché tutti ne parlavano, fate così, fate colà. Io l'ho provato, però ragazzi vi dico la verità,
cambiato nulla, cioè io comunque, vabbè, sarà magari che ero in divisione 1, quindi comunque beccavo avversari ragazzi che erano comunque forti, cioè non beccavo il divisione 3 perché c'aveva la forza squadra proporzionata alla mia perché magari stava giocando da un mese al gioco, quindi io beccavo comunque gente di divisione 1, comunque gente che mi faceva sudare per poter vincere, e quindi a me non mi è cambiato nulla. Quella forse diciamo che è una di quelle cose che si dice in giro ma che probabilmente non funziona realmente all'interno del gioco, un po' come quando si dice per pullare devi girare 4 volte la carta, ma sono quelle dicerie popolari, ecco, ma secondo me nulla di concreto, lì è semplicemente questione di fortuna. Comunque, chiusa questa piccola parentesi perché non era appunto il tema del video, io però la cosa ecco, che magari vi volevo consigliare è guardate anche gli altri video che ho fatto anche nei mesi passati, perché comunque ci sono delle piccole cose che invece sono OP e buggate, cioè ad esempio mettere, che ne so, una determinata coppia di attaccanti in attacco piuttosto che una determinata coppia di difesa nei DC, quello sì ragazzi, quelle cose un pochino fanno la differenza. C'è anche un metodo per parare i rigori, ma la cosa principale ragazzi ovviamente qual è? Quella di cercare durante la partita di attivare tutte quelle conoscenze che abbiamo noi. Ad esempio avete notato molti player forti che giocano nelle primissime posizioni che non usano pochissimo i passaggi rasoterra, qua giocano quasi solo di scavini. Vi siete mai chiesti perché? Perché lo scavino su sto gioco è molto più difficile intercettarlo rispetto a un passaggio rasoterra normale. Il passaggio rasoterra normale molto spesso viene intercettato, quello no. Quindi quello, come si parano i rigori. Ci sono addirittura persone che riescono a fare perennemente il calcio d'angolo, quello dove crossi, mandi la palla all'indietro e quello lì va a colpire praticamente poi di testa e fa perennemente gol. Sono tutte piccole cose ragazzi, piccoli meccanismi diciamo un po' buggati del gioco che se li conosciamo, almeno una buona parte, ci aiutano a risolvere tante partite. E poi fondamentalmente a volte la differenza tra chi sta in Division 1, soprattutto magari nelle prime posizioni, e un altro che magari sta in Division 1 ma semplicemente nella top 2000, nella top 3000, è vero, c'entrano anche tantissimo le mani, perché poi ovviamente bisogna anche essere molto forti, però delle volte non è sempre così, perché delle volte trovi persone che magari semplicemente giocano molto bene ma purtroppo non conoscono queste piccole dinamiche e di conseguenza quel gol che magari potevano fare da calcio d'angolo non lo fanno, perdono la partita e di conseguenza scendono con il punteggio, a differenza magari dell'altro che fa quella piccola meccanica. Poi ragazzi, un altro consiglio, quello di non cambiare mai la formazione. La formazione ragazzi cambiatela solo e esclusivamente dopo tante sconfitte, cioè quando ormai siete arrivati a 10-15 sconfitte consecutive, cambiate. Probabilmente è stato diciamo un po' nerfato il modulo dal gioco, perché succede anche questo, e quindi non funziona, non gira più, ecco, nonostante magari fino al giorno prima capisco vi stava facendo vincere, vi stava facendo divertire, purtroppo a volte succede che i moduli da un giorno all'altro non funzionino più. Non chiedetemi il perché, non c'è secondo me nemmeno un vero perché, non esiste, però purtroppo è così. Di conseguenza, a quel punto però, dopo che avete trovato un altro modulo, un'altra tattica, anche una tattica secondaria che vi piace, che vi entusiasma, ovviamente ragazzi tenete quella, non cambiatela, perché il troppo cambiamento è vero che magari vi rende dei giocatori più fluidi, più insomma abituati a cambiare e ad adattarsi a situazioni anche che conoscono poco, però allo stesso tempo è anche un'arma ragazzi un po' contro di noi, perché non ci fa diventare troppo forti in nessun modulo. Quindi se avete notato, soprattutto chi gioca, ripeto, nelle primissime posizioni, è difficile che cambino modulo. Magari hanno una tattica secondaria e alternano quella, però che cambino proprio notevolmente il modulo, ragazzi, è difficile. Io lo devo fare e purtroppo ne rimpiango anche io, perché chiaramente per me arrivare ogni volta poi nelle prime posizioni, comunque arrivare già solo in Division 1 è molto complicato, perché io
facendo test, provando, riprovando, ovviamente ragazzi capite bene che io molte sconfitte le prendo proprio perché comunque sono prove che sto facendo, quindi magari c'è una formazione che non va bene, c'è ancora qualcosa da rivedere, a sistemare, però purtroppo il prezzo che devo pagare è per poi portarvi a voi comunque dei nuovi contenuti interessanti e soprattutto quindi testati e che so per certo che in quel momento girano e funzionano correttamente, quindi diciamo che è una cosa soprattutto che faccio per voi. Ultima piccola cosa ragazzi, quindi dopo aver detto all'allenatore tutte queste altre cose, mi raccomando divertitevi, perché trovate un modulo, ecco chiudo con questo discorso diciamo sul modulo, trovate un modulo ragazzi che vi faccia divertire. Noi questo qui dobbiamo prendere intanto, è un gioco, cioè ragazzi non è vita, non è nulla, è un gioco, cioè dobbiamo partire dal presupposto quindi che stiamo giocando, anche se perdiamo, però il modulo ci piace. Magari troviamo una piccola sistemazione che ci fa iniziare piano piano a pareggiare per vincere, ragazzi teniamo quel modulo lì. Non, ripeto, stiamo troppo a cambiare, perché magari quel modulo ci fa divertire, però perdiamo e quindi lo cambiamo. No, insistiamo, prima o poi la vittoria arriverà. Il gioco si spagherà nuovamente, come si è buggata all'inizio poi si risbagga, e ovviamente si inizierà piano piano a far vincere. Volevo ecco solo dire questo, come si attiva la tattica secondaria. Molti di voi me l'hanno chiesto, oggi appunto colgo la palla al balzo per stare in tema e per spiegarlo. La tattica secondaria ragazzi è molto semplice. Innanzitutto quindi bisogna, come già detto, impostare un allenatore che abbia doppio stile, e vabbè, abbiamo già visto. Si attiva in campo fondamentalmente se avete la PlayStation 5 in questo caso come me, ma anche con altre piattaforme. Io premessa muovo con le freccette, di conseguenza io per attivarla dovrò muovere verso l'ingiù ad esempio la freccetta L3, quindi la freccia di sinistra del mio joypad per attivarla. Per disattivarla la riporto su e di conseguenza si disattiva. Qualche secondo e vedrete scritto in basso nello schermo difensivo oppure offensivo. Quindi se la basso verso giù l'attivo, se la porto verso su la disattivo. Quindi molto molto semplice ed elementare. E quando vedete insomma che c'è la scritta diversa fra offensivo e difensivo, semplicemente è quello. Ma lo dice, guardate, anche per non sbagliare qui sotto forza complessiva lo spiega. Potrei impostare una tattica predistinta secondaria difensiva. Avremo di passare da una tattica all'altra durante la partita, quindi lui la chiama anziché secondaria la chiama difensiva, quindi quando voi leggete scritto difensiva vuol dire che è per chi muove invece con le levette si azionerà con le freccette, quindi l'inverso esattamente. Quindi io praticamente premerò la freccetta in questo caso verso giù, mi si attiverà difensiva sullo schermo in basso a sinistra, lì vuol dire che starò usando la tattica secondaria, e in quel caso ragazzi quindi poi potrò switchare di continuo e magari la userò un pochino, poi potrò riswitchare con la freccetta di su, quindi torno in offensivo e di conseguenza ritornerò al nostro modulo invece principale e base. Detto ciò ragazzi, prima di chiudere vi rubo ancora qualche secondo. Volevo ricordarvi gentilmente dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Amazon lo conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica. Avete tra l'altro un piccolo codice sconto che avete visto inizio video, passando al link che trovate in descrizione non pagate nemmeno un centesimo di più, ma semplicemente un link per supportare il canale. Quindi io veramente ne sarei grato per chi lo facesse, quindi se dovete anche acquistare qualcosa da Amazon passate per favore dal mio link, in modo tale che così ci sia anche per me una piccola ricompensa che ovviamente non pagate assolutissimamente voi, ma è una cosa diciamo di Amazon. Mentre l'ultima cosa, sono sempre aperti anche gli abbonamenti per chi mi volesse supportare in maniera ancora più concreta a pochissimi euro, ma veramente manciate di euro, piccolissime manciate di euro. Chiaramente si ha la possibilità di sbloccare alcuni contenuti esclusivi dedicati agli abbonati
e soprattutto anche la possibilità di avere dei video personalizzati, giocare con me, avere quindi dei video fatti su misura proprio per voi, quindi oltre che chiaramente tutti i video dedicati esclusivamente agli abbonati. Io ragazzi vi ringrazio, prima di salutarvi, per chi ha guardato il video fino ad adesso e soprattutto per chi farà queste cose che vi ho spiegato e che vi ho detto in questo video. Vi saluto e vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Trump. Ciao!